Benvenuti sul mio canale. Quest'oggi vi presento questo progettino un po' particolare. È un top down a collo quadrato, lavorato semplicemente a punto alto, dove alla fine però ho concluso con questo motivo di ventaglietti sia sulle maniche che nel sotto della maglia. Ho voluto mettere questa striscia perché, essendo uno scollo quadrato, c'è il rischio che le maniche scendano dalle spalle e quindi non a tutti piacciono le spalle fuori. Ho messo questa striscia in modo che la vestibilità resti invariata. È un progettino davvero semplice, praticamente si parte da un top down rettangolare, però in questo caso il lato più corti saranno i pannelli del davanti e del dietro e sui lati più lunghi verranno costruite le maniche, ma è davvero comunque un progetto semplice. Detto questo, vi faccio vedere il materiale che ho usato. Ho usato il cotone fiocco della Tresfere, il multicolor variante gialla, con queste sfumature delicatissime, lo trovo veramente tanto bello. Dopodiché avremo bisogno di un uncinetto, io ho usato il numero 4, un metro da sarta, forbice, dei marcapunti e un ago da lana. Ora vi mostro come ho costruito il top down. Ho iniziato da uno sprone rettangolare, però rettangolare nella maniera inversa, nel senso che i lati lunghi saranno le maniche, lato corto dietro, davanti. Per questo sprone, con questo filato, l'uncinetto che ho utilizzato e la mia mano, ho montato 170 catenelle. Per una misura di circa 96 centimetri. Dalle 170 catenelle ho tolto le 4 dell'aumento, quindi qui avremo un aumento, qui avremo un aumento, qui avremo un aumento e qui avremo un aumento. Ne restano 166. Io ho fatto la solita divisione che ho diviso per 6. E 166 diviso 6 dà 27,6, che ho arrotondato a 28 catenelle per il dietro, ovviamente 28 per il davanti e 55 per manica. Vado a montare le mie 170 catenelle. Una volta montate le mie 170 catenelle, le vado a mettere tutte sul dritto e vado a chiudermi sulla prima con un punto bassissimo. Dopodiché salgo con 3 catenelle, rientro nello stesso punto e farò altri 4 punti alti, per un totale di 5 nello stesso punto di base. E questo sarà il nostro aumento. Con un marcapunti vado a marcare il punto centrale, il numero 3. E qui lo terremo sempre marcato, nel punto centrale andremo a fare sempre l'aumento. Dopodiché vado a fare i miei primi 28 punti. Quindi l'aumento non lo calcoliamo, ne facciamo 28. Entro nel punto successivo, punto alto, in quello dopo punto alto e via via e mi fermo quando avrò fatto il mio 28° punto. Fatti i miei 28 punti alti, entro nel punto successivo, vado a fare l'aumento di 5 punti alti nella stessa catenella di base, di 2, 3,
4 e 5. Anche qui vado a marcare la catenella centrale dell'aumento, che non facendo catenelle non lo vedremo, quindi vado a marcare il punto centrale dell'aumento, perché non facendo catenelle non lo vedremo, il numero 3. Dopodiché vado a contare 55 punti. Voi però, se siete più comode, potete contare le catenelle e mettere marcapunti. Io preferisco contare, essendo solo punti alti, li conto intanto che li faccio e quindi non c'è rischio di sbagliare. Ci vediamo quando ho fatto i miei 55 punti alti. Fate i miei 55 punti alti, entro nella catenella successiva, vado a fare il mio aumento di 5 punti alti. Come al solito marco il punto centrale dell'aumento, cioè il numero 3, dopodiché proseguo, vado a fare gli altri 28 punti alti, farò un aumento e terminerò con gli altri 55 punti alti. Ci vediamo quando ho finito tutto il giro. Fatti i miei ultimi 55 punti, vado a chiudermi con un punto bassissimo. Dopodiché cammineremo con un punto bassissimo nel punto successivo e con un punto bassissimo nel marcapunti. Lo tolgo e faccio il mio aumento. Quindi faccio i 5 punti in totale, comprese le 3 catenelle iniziali. E vado a marcare. Il giro lo inizieremo in questa maniera, sempre così, perché le 3 catenelle dopo vanno a mischiarsi con l'aumento e non si vedrà la riga che scende di chiusura a giro, perché comunque la chiusura a giro possiamo inventarci tutti i trucchi che vogliamo, si vedrà sempre. In questo modo resta praticamente restano 5 punti appiccicati e resta meno percettibile. Fatto l'aumento e detto tutto questo, vado avanti a lavorare punto su punto, praticamente a punti alti, non dovremo fare altro. Lavoriamo punto su punto fino a qui, arriviamo al punto centrale, quello marcato, facciamo l'aumento, rimarchiamo il punto centrale, se no lo perdiamo. Dopodiché, sempre a punti alti, tutti i punti, arriviamo fin qui, facciamo l'aumento, rimarchiamo il punto centrale, di nuovo ripartiamo, facciamo tutti i punti, arriviamo nel punto marcato, aumento, rimarchiamo l'aumento, poi si arriva all'ultimo tratto, ci facciamo tutti i punti, arriviamo alla chiusura, a lavorare l'ultimo punto alla chiusura, chiudiamo con un punto bassissimo, camminiamo fino al marcapunti e da lì ripartiamo e rifacciamo l'aumento. Praticamente dovremo lavorare tutto lo sprone in questa maniera finché non arriviamo alla nostra misura del seno. Arrivata alla semicirconferenza seno, ci fermeremo e chiuderemo il nostro sprone. Quando ho finito la mia lavorazione vedremo come. Ho terminato il mio sprone e ho già ripiegato in 2 perché è uno spronone. Dopo questa operazione dovrò andare ad unire il raglan. Volevo farvi vedere la chiusura del giro, che con questo sistema va negli aumenti e si vede pochissimo. Un'altra cosa che volevo dirvi, se vedete, essendo un top down, tenderà a stortarsi tutto. Se vedete che si storta, non vi preoccupate, perché una volta indossato si raddrizzerà perfettamente le vostre forme. E se notate che ovviamente, avendo fatto lo sprone rettangolare, ma avendolo messo al contrario di come lo mettiamo di solito, se notate che le maniche sono enormi, nessun problema, perché dopo andremo a cucire questo pezzettino, il pezzettino che serve praticamente, e la manica diventerà normale. Ora andiamo a chiudere il nostro raglan, che però chiuderò a spirale,
nel senso che avendo un filo sfumato, preferisco che non ci siano chiusure e giro. Quelle che abbiamo fatto fino adesso sono andate a nascondersi negli aumenti, 5 punti appiccicati, si nota meno la catenella praticamente o qualsiasi modo con cui si inizia il giro. Mentre lavorando sul corpo della maglia, oltre che a vedersi la chiusura del giro, si vedrebbe anche il salto di colore. Quindi noi andiamo a lavorare in questa maniera. Come al solito facciamo i punti bassissimi per arrivare al centro dell'aumento. Ok? Quindi entro con un punto bassissimo al centro dell'aumento, vado a prendere l'altro aumento, tolgo il marcapunti, entro anche qui al centro, faccio il mio punto bassissimo, dopodiché salgo con una catenella, entro nel punto successivo, faccio un punto basso, salgo con una catenella che non conto come punto, rientro nello stesso punto di base, faccio un punto basso che vado a marcare. Dopodiché entro nel punto successivo, faccio mezzo punto alto e proseguo a lavorare a punti alti fino alla prossima chiusura del raglan, fino ai prossimi aumenti praticamente. Sono arrivata all'aumento successivo, tolgo il marcapunti, non mi serve, e faccio un mezzo punto alto, entro al centro, ok? Entro sempre al centro dell'aumento, cioè al terzo punto dei 5, vado a fare un altro mezzo punto alto e chiudo. In questo modo abbiamo pareggiato il punto basso che abbiamo qui all'inizio. Poi vabbè, se non è proprio preciso, tanto dopo andremo a cucire, non si vedrà più niente. Andiamo avanti a lavorare a punti alti, punto su punto. Sono arrivata praticamente alla fine del giro, faccio gli ultimi punti. Qui l'ultimo punto del giro, entro nel punto che ho marcato, faccio un punto alto e vado avanti, faccio un punto alto perché non li chiuderemo più i giri, e vado avanti a punti alti in questa maniera, lavorando a spirale finché arriviamo alla misura, alla lunghezza che vogliamo della maglia, la lunghezza che avete deciso. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine della maglia. Ho lavorato a spirale per circa 17 centimetri e per un totale, partendo dalla spalla, sono arrivata a 44 centimetri. Ora voglio inserire un punto fantasia. Per fare questo punto fantasia comunque dovremo chiudere il giro esistente. Come facciamo? Sono arrivata in prossimità del marcapunti, quello che indica il mio inizio giro. Dopodiché inserirò qualche giro di punto fantasia. Per questo punto fantasia occorrerà un multiplo di 6, quindi ho fatto un rapido calcolo nell'ultimo giro, contando da questo primo punto a quest'altro, e ho messo un paio di aumenti e sono arrivata ad avere un numero multiplo di 6. Ora devo chiudere il giro. Come faccio a chiudere il giro per poter ripartire con un punto fantasia? Semplicemente mi sono fermata 4 punti prima del marcapunti. Vado a fare 2 mezzi punti alti, faccio 2 mezzi punti alti, dopodiché faccio 2 punti bassi, entro dove c'è il marcapunti e faccio il punto bassissimo e così ho chiuso il mio giro. E questa fascia dove sono solo punti alti non si vedrà nessuna unione dei giri.
Ora riparto con il punto fantasia, che è un punto semplicissimo, è semplicemente un punto ventaglietti. Quindi salgo con 3 catenelle, che in questo caso che saranno il mio primo punto alto, prendo il filo e conto, entro nella terza maglia utile e faccio 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti nello stesso punto di base. Prendo il filo, entro nel terzo punto utile, faccio un punto alto. Di nuovo filo sull'uncinetto, entro nel terzo punto disponibile e ripeto l'operazione: 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti nello stesso punto di base. Prendo il filo, entro nel terzo punto, faccio il punto alto. Di nuovo filo sull'uncinetto, conto 1, 2 e 3, entro nel terzo, 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti. Di nuovo prendo il filo, entro nel terzo punto utile, faccio un punto alto e andremo a lavorare tutta la riga in questa maniera. Ventaglietti di 3 punti alti, una catenella, 3 punti alti nello stesso punto di base e un punto alto alternati. Ci vediamo alla fine del giro. Sto facendo l'ultimo ventaglietto. E vado a chiudermi sull'ultima catenella delle 3 che abbiamo fatto per iniziare il giro. Dopodiché salgo di nuovo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel ventaglietto, nello spazio formato da una catenella, e vado a farmi le mie 3 maglie alte separate da una catenella e altri 3 punti alti. Prendo il filo, mi sposto nel punto alto successivo e faccio il mio punto alto. Prendo il filo, entro il centro del ventaglietto e vado a fare 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti nello stesso spazio di base. Prendo il filo, mi sposto nel punto alto e faccio un punto alto e vado a lavorare in questa maniera finché abbiamo raggiunto la misura che ci interessa. Ho finito il bordo di punto fantasia, in totale ho fatto 5 giri. Ora la maglietta in tutta la sua altezza misura 52 centimetri e sono già andata a fare una manica. Quindi la manica cosa ho fatto? Ho cucito questo pezzo, dopodiché ho fatto un giro di punti alti andando comunque a controllare e, se è il caso, mettere qualche aumento, fare qualche diminuzione per arrivare a un multiplo di 6, e ho ripetuto il punto fantasia. Ho fatto solo 2 giri in questo caso. Ora cosa faccio? Andiamo a fare l'altra manica. L'altra manica vi faccio vedere come ho calcolato. Praticamente sono andata a cercare il punto della metà, dopodiché sono andata a marcare 18 centimetri per parte. Ovviamente ho contato i punti perché, essendo un top down, gira un pochino, quindi ho contato i punti. Prima ho fatto la metà, ho contato i punti in modo che da tutte e due le parti fossero lo stesso numero, dopodiché ho preso la misura di 18 centimetri, ho contato i punti e li ho contati dall'altra parte per essere esatta. Quindi adesso cosa faccio? Giro la mia maglia dal rovescio e andremo a cucire con l'uncinetto, così almeno dopo possiamo salire direttamente coi punti alti e andare avanti a fare il bordo. Quindi prendo il filo e uncinetto, nodino,
entro nel primo punto utile da una parte e nel primo punto utile dall'altra. Estraggo il filo e faccio un punto basso. Io vado a cucirla a punto basso, se voi siete più comodi a punto bassissimo fate pure, non fa nessuna differenza, che a punto basso resta la cucitura un pochino più morbida. Dopodiché entro nel punto successivo da una parte, nel punto successivo dall'altra, punto basso, punto successivo da una parte, punto successivo dall'altra, punto basso, e arrivo qui, mi fermo a un punto prima del marcapunti. Cioè praticamente noi abbiamo il marcapunti qui, noi ci fermeremo al punto precedente. Ci vediamo quando ho finito di cucire il pezzettino. Arrivati all'ultimo punto, al punto prima del marcapunto, non faccio altro che continuare a lavorare un lembo per volta, quindi salgo con le mie catenelle, in questo caso ne faccio due perché c'è già il punto basso sotto, entro nel punto del marcapunti e vado a lavorare a punto alto per tutto il giro, e anche qui devo arrivare a un multiplo di 6, quindi man mano conteremo e vedremo il da farsi. Dobbiamo arrivare a un multiplo di 6. Ho fatto i miei punti alti, in totale sono 60, vado a chiudere con un punto bassissimo, salgo con le 3 catenelle e conto 1, 2, entro nel terzo punto utile, vado a ripetere l'operazione che abbiamo fatto sull'altra manica e sul bordo della maglia. Ovviamente ho la maglia dal rovescio, quindi lavorerò internamente. Quindi ho fatto il mio ventaglietto, conto 3 punti, faccio punto alto, prendo il filo, faccio il ventaglietto di 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti. E faccio questa operazione per 2 giri, così come ho fatto nell'altra manica. Ho lavorato per 2 giri. Ci vediamo quando ho finito anche il secondo giro. Ho finito anche la seconda manica. Ora dovremo andare a fare questa operazione. Avendo uno scollo quadrato, quindi se vi piace l'idea che la manica scenda e vi lasci un po' a spalle scoperte, va bene. Altrimenti dovremmo comunque fare qualcosa per tenerle su. Quindi cosa ho fatto? Sono andata a prendere una misura, 11 cm, ho messo un marcapunti che andrò a mettere anche dall'altra parte. Quindi vado a misurare 11 cm, metto il marcapunti, dopodiché conterò i punti però perché voglio essere sicura di aver fatto le cose giuste. Messo i 2 marcapunti, andrò a fare delle catenelle che poi ripasserò a punto basso. Allora, partendo dal presupposto che qui erano 28, io voglio farla un pochino più grande, voglio una scollatura più o meno a trapezio, ne farò circa 33, 34, anche 35, quindi entro nel punto dove ho messo il primo marcapunti, estraggo il filo e vado a lavorare le catenelle. Alla fine di catenelle ne ho fatte 40, le metto tutte bene dal dritto, entro dove c'è l'altro marcapunti con un punto bassissimo.
tolgo il marcapunti che non mi serve più. Dopodiché con un punto bassissimo salgo nel punto successivo giro il lavoro e vado a lavorare un punto basso per ogni catenella che ho a disposizione. Quindi ogni catenella che trovo faccio un punto basso. Ci vediamo quando ho finito di fare punti bassi. Ho lavorato l'ultima catenella con un punto basso, adesso vado nel punto sopra dove abbiamo iniziato, mi chiudo con un punto bassissimo, nodino di sicurezza, taglio il filo e la nostra maglietta è finalmente pronta. Adesso non farò altro che nascondere tutti i fili di lavorazione e poi dopo andremo a vedere la maglietta finita sul manichino. Per quel che riguarda il consumo di filato, questo è quello che mi resta del quinto gomitolo, una metà scarsa. Considerando che ho usato gomitoli da 50 grammi, non ho usato nemmeno 250 grammi di filato e la taglia è con una SM comoda. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.